Qualcuno ha appena detto qualcosa su di te, davanti agli altri, con un sorriso. Tutti ridono, o almeno fanno finta, e hai voglia di rispondere, di difenderti, di dimostrare che hai capito il gioco. Ma se rispondi con rabbia, non sai stare allo scherzo. Se ridi forzatamente, hai accettato. Se spieghi che non era divertente, ti sei offeso per niente. Qualsiasi cosa fai, hai già perso. Oggi ti spiego perché la battuta è la forma di attacco più difficile da gestire. E qual è l'unica risposta che non può essere usata contro di te. Benvenuto su Motivazione Stoica. Qui la filosofia antica diventa uno strumento pratico per affrontare la vita vera. Iniziamo. La struttura dell'attacco mascherato. La battuta è la forma di provocazione più sofisticata che esiste. Non perché sia più intelligente delle altre, ma perché ha uno scudo incorporato. Lo scudo si chiama "stavo solo scherzando". Pensa alla struttura di quello che è appena successo. Qualcuno ha detto qualcosa che ti ha colpito. Tutti hanno riso. Il messaggio è passato. E se reagisci, in qualsiasi modo, hai due problemi invece di uno. Il primo problema è l'attacco originale, che ormai è già avvenuto. Il secondo problema sei tu, che sembri uno che non sa gestire una battuta. Lo scudo funziona sempre. Per chi attacca è un sistema perfetto. Ciò che pochissime persone capiscono è che la battuta non è mai spontanea quando è un attacco. Ha una struttura calcolata, anche quando sembra improvvisata. Sceglie il momento, il pubblico e il bersaglio. Non è umorismo. Il contenuto dell'attacco viene trasportato sotto forma di scherzo fino a destinazione, che sei tu, e viene consegnato senza responsabilità di chi lo lancia. Epitteto disse qualcosa che taglia questo meccanismo alla radice. Non è chi ti insulta che ti offende, ma il tuo giudizio che quelle parole meritino una risposta. Non stava parlando di insulti diretti, stava descrivendo qualcosa di più preciso. Il potere di una parola su di te dipende interamente dalla valutazione che ne fai. La battuta non ha potere da sola, lo prende in prestito dalla tua reazione. Il gaslighting umoristico. C'è un meccanismo specifico che si attiva ogni volta che provi a rispondere a una provocazione mascherata da umorismo. Lo chiamo il gaslighting umoristico. Funziona così: ti attaccano con una battuta, reagisci e immediatamente arriva la seconda mossa. Dai, stavo solo scherzando, non sai stare allo scherzo. In quel momento sei in trappola, perché adesso il problema non è più cosa hanno detto. Il problema sei diventato tu, che hai reagito, che ti sei offeso, che non hai il senso dell'umorismo. L'attacco originale è sparito, è stato sostituito da un tuo difetto. Questa è la struttura completa dell'attacco. Primo colpo con la battuta, secondo colpo con "stavo scherzando", terzo colpo implicito con "sei tu il problema". 3 mosse, una sola risposta necessaria da parte tua per far funzionare tutto il meccanismo. Marco Aurelio, nelle Meditazioni, scrisse qualcosa che descrive con precisione cosa succede quando rifiuti di completare questo meccanismo. Qualunque cosa faccia o dica chiunque, io sono tenuto a essere buono. È come se l'oro, o lo smeraldo, o la porpora dicessero sempre: qualunque cosa facciano o dicano, io devo restare uno smeraldo e mantenere il mio colore. Lo smeraldo non cambia colore perché qualcuno lo insulta. Non diventa meno smeraldo perché qualcuno ride di lui. Il suo valore non dipende dal giudizio di chi lo guarda. Quella stabilità è la risposta all'attacco, non le parole, la stabilità. Il paradosso stoico. Ecco il punto in cui lo stoicismo dice qualcosa che va contro ogni istinto. L'istinto dice: rispondi con una battuta migliore. La logica dice: almeno fai capire che sai cosa vogliono ottenere. Lo stoicismo dice: né l'una né l'altra. Esiste una terza via. Questa è la terza via. Non ridi forzatamente, perché confermeresti che l'attacco è accettabile. Non rispondi con rabbia, perché daresti all'altro proprio ciò che vuole. Non spieghi, perché lo scudo "stavo scherzando" è già pronto. Fai solo una cosa, uno sguardo neutro, un silenzio di 3 secondi, poi vai avanti. Quella risposta,
o meglio quella non risposta, è inattaccabile, perché non dà niente da usare, non c'è rabbia da amplificare, non c'è difesa da smontare, non c'è imbarazzo da sfruttare, c'è solo qualcuno che ha sentito, ha valutato e ha deciso che quella cosa non meritava la sua energia, e il gruppo lo interpreta proprio così. Epitteto disse qualcosa che definisce questa posizione con semplicità. Se qualcuno si comporta in modo volgare o irrispettoso, mostrati dispiaciuto con il silenzio o con un'espressione che comunichi il tuo disappunto. Non parole, non spiegazioni, non reazioni. Il volto e il silenzio dicono tutto quello che serve e non danno niente che possa essere ribaltato contro di te. I 3 passaggi pratici. 3 passaggi da applicare la prossima volta che arriva la battuta mascherata da attacco. Primo, identifica il momento prima di reagire. Quando arriva la battuta, hai meno di un secondo prima che il tuo sistema nervoso produca una risposta automatica. Quel secondo è tutto. Il segnale fisico, la tensione alla gola, il calore al petto, è il tuo indicatore. Non è il momento di parlare, è il momento di fermarti. Chi impara a riconoscere quel segnale ha già vinto prima ancora di aprire la bocca, perché ha scelto di non lasciare che sia l'adrenalina a rispondere al posto suo. Secondo, lo sguardo neutro per 3 secondi. Non abbassare gli occhi, comunica imbarazzo. Non fissare con durezza, comunica sfida. E da materiale. Uno sguardo piatto, presente, non reattivo. 3 secondi di quello sguardo comunicano qualcosa che nessuna parola potrebbe comunicare meglio, che hai sentito, che hai capito e che hai scelto di non considerarlo degno di una risposta. Quel messaggio arriva al gruppo con una chiarezza che una risposta verbale non raggiungerebbe mai. Terzo, riprendi il filo come se nulla fosse. Dopo i 3 secondi di sguardo neutro, vai avanti. Riprendi la conversazione dal punto in cui era. Fai una domanda. Cambia argomento. Parla con qualcun altro. Non devi chiudere la scena con una frase. La scena si chiude da sola nel momento in cui vai avanti come se quella battuta non avesse avuto abbastanza importanza da fermare il tuo pensiero. Quello è il messaggio definitivo, non che sei offeso o che hai perdonato, che quella cosa era talmente sotto il tuo livello da non meritare nemmeno un secondo di pausa. Marco Aurelio, nelle Meditazioni, chiuse questo ragionamento con qualcosa che vale la pena portarsi dietro. Sii come il promontorio contro cui le onde si infrangono continuamente. Rimane fermo e intorno ad esso le acque agitate si calmano. Non stava descrivendo l'indifferenza, stava descrivendo la stabilità attiva, quella di chi sente tutto e niente lo muove. La prossima volta che qualcuno ride di te davanti agli altri, non ridere forzatamente, non rispondere, non spiegare, uno sguardo neutro, 3 secondi, vai avanti. Quella non risposta è la risposta più potente che esiste, perché dice tutto senza dare niente. Se hai già usato il silenzio invece di cadere nella trappola, scrivi nei commenti una parola sola. Sopra. Basta quella. Saprò che hai capito. E se conosci qualcuno che cade sempre nella trappola della battuta, condividi questo video. Potrebbe cambiare qualcosa. Nel prossimo video affrontiamo la situazione opposta. Non quando sai come rispondere e scegli di non farlo, ma quando vieni attaccato e la mente va in bianco. Nessuna parola, nessuna risposta, solo blocco totale. E ti spiego perché quello che sembra il tuo peggior momento è in realtà la risposta giusta. A presto, stoico!